Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. In questo video volevo vedere insieme a voi l'installazione del binding non ufficiale per connettere gli elettrodomestici di marca LG. Infatti ho comprato da poco una lavatrice nuova di marca LG al wifi, quindi è comandabile tramite app, e mi sono chiesto se potesse essere anche integrata in OpenHub. Allora sono andato alla ricerca un po' della documentazione per vedere se c'erano delle API invocabili, se si poteva integrare tramite MQTT o qualcosa di simile, ma purtroppo non ho trovato nulla e non ho trovato neanche un add-on ufficiale di OpenHub per appunto l'integrazione delle lavatrici LG. L'app che usano queste lavatrici è la FinQ, che è un'app della LG, e fortunatamente girando sul forum di OpenHub ho trovato che qualcuno ha sviluppato e sta continuando a portare avanti un add-on non ufficiale appunto per integrarsi ai dispositivi che usano l'app FinQ. Mi sono studiato un po' la cosa, ho visto che anche l'add-on è stato sviluppato anche per la versione 4.1.0 di OpenHub, quindi vuol dire che è molto aggiornato ed è continuamente in sviluppo, e quindi ho deciso di provarlo. In questo modo possiamo vedere insieme anche come si fa l'installazione di un add-on che non è ufficiale e quindi non è distribuito negli add-on ufficiali di OpenHub. Passiamo quindi alla schermata PC e andiamo a vedere come si fa. Eccoci alla schermata PC, andiamo quindi a vedere come fare l'installazione di questo add-on. Per prima cosa vi faccio vedere dove ho trovato informazioni su questo add-on, che è il forum ufficiale di OpenHub. Abbiamo questo post datato 2022 e diciamo andato avanti fino a fine 2023, dove c'è un binding per LG FinQ. La persona che l'ha sviluppato è questo Nemer, che ha anche il repository GitHub in cui sono scaricabili i binding, e oltre a questo post poi, visto che è stato chiuso e non è più aggiornato, c'è un altro post che è quello relativo all'avanzamento del binding relativo alle lavatrici, sempre la stessa persona, e questo è un post comunque aggiornato fino a qualche giorno fa. In uno degli ultimi post abbiamo anche il link per scaricare l'add-on, quindi usiamo questo link per andare sul GitHub da cui ci sono gli add-on, e nel repository chiamato OpenHub FinQ Stuff troviamo gli add-on per le diverse versioni di OpenHub, le ultime diciamo. Vedete che c'è la versione 4.1.0 che è l'ultima stabile di OpenHub ed è stato aggiornato la settimana scorsa, quindi vuol dire che è abbastanza recente. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare quindi è scaricare il .jar della versione che ci interessa. Io vado con la 4.1.0, quindi clicco qui e clicco sul pulsante download. Ok, scaricato il file, quello che dobbiamo fare è aprire la nostra cartella di add-on di OpenHub, quindi vuol dire aprire l'indirizzo IP di OpenHub su System Explorer, andare sulla cartella add-ons e qui dentro possiamo mettere i file jar e char che contengono gli add-on che vogliamo installare e che non sono presenti nello store ufficiale. Infatti se io apro la mia interfaccia di OpenHub, mi loggo e vado su Add-on Store e faccio un search e scrivo LG, mi appaiono altre cose ma non il binding per FinQ. Questo perché appunto non è un binding che è distribuito ufficialmente da OpenHub. Quindi torniamo alla nostra cartella, noi dobbiamo copiare qua dentro il file che abbiamo appena scaricato. Ok, copiato. A questo punto ci loghiamo sulla console di OpenHub e facciamo un restart, quindi sudo systemctl restart OpenHub. In questo modo al successivo avvio di OpenHub il binding viene caricato. Adesso aspettiamo un attimo. Ok, finito il riavvio, a questo punto posso ricaricare OpenHub, vado sugli add-on, faccio un search e vediamo se è apparso. Eccolo qua che è apparso, LG FinQ Binding, quindi è stato installato, ci viene detto che la sorgente di questo binding è third party, quindi vuol dire che è esterno, e boh, non abbiamo null'altro da fare. Un altro modo per vedere se il binding è installato è andare nella console di OpenHub, aprire
OpenHub CLI Console e poi digitare bundle list. Qua ci fa vedere tutti gli add-on che sono installati sulla nostra installazione di OpenHub e vedete che come ultima voce c'è anche il nostro LG FinQ Binding, quindi vuol dire che è stato installato correttamente. Possiamo anche uscire di qua. A questo punto, avendo il binding attivo, possiamo provare a vedere nelle things che cosa ci appare. Quindi aggiungiamo una nuova thing, usiamo il binding che abbiamo appena installato, dobbiamo collegare il bridge, perché il bridge probabilmente fa la connessione verso l'app FinQ, quindi i server che gestiscono l'app FinQ, e poi gestiamo tutti i vari dispositivi che ci interessano. Selezioniamo quindi il bridge e andiamo a inserire tutte le informazioni che ci chiede. Lasciamo pure di default label e il resto, andiamo a mettere il linguaggio Italian, perché probabilmente poi se no il login non funziona, perché noi siamo registrati probabilmente sui server italiani. Mettiamo lo username col quale ci siamo registrati sull'app FinQ, stessa cosa per la password, e proviamo a fare create thing. Vediamo se andiamo in online. Perfetto, quindi vuol dire che abbiamo inserito le informazioni corrette. A questo punto possiamo creare le altre thing. Tanto inbox è diventato 2, vediamo se per caso. Ecco che mi ha trovato in automatico la mia lavatrice. Quindi nel momento in cui ho connesso il bridge, probabilmente la comunicazione con i server di LG hanno fatto sì che sotto il mio account si vedesse già la lavatrice che io ho configurato sull'app. Quindi a questo punto la selezioniamo e la aggiungiamo come thing. Lasciamo pure il nome di default e andiamo a vedere che cosa ha al suo interno. Lasciamo pure tutto di default e andiamo a vedere la cosa importante che sono i canali che ci mette a disposizione. Quindi abbiamo potenza che potrebbe interessarci, altre cose, vabbè, il livello di temperatura, la chiusura della porta, il tempo che rimane, ma potremmo provare a agganciarne qualcuno. Lasciamo proprio tutto di default, così facciamo in fretta. Prendiamo il washer state anche, che può essere interessante, poi door lock e basta, direi per adesso. Lasciamo pure tutto così. Andiamo a vedere sugli item, abbiamo i nostri valori, quindi abbiamo door lock off, adesso ovviamente la lavatrice è ferma, potenza off, quindi è spento, e il washer state è power off. Quindi tramite questi item collegati ai canali possiamo tenere sotto controllo lo stato della lavatrice, vedere cosa sta facendo da qualche dashboard che usiamo con OpenHub. Direi che funziona bene, adesso lo testo un po' qualche giorno in modo tale da vedere che effettivamente funzioni bene, perché quello che mi interessa è avere delle notifiche inviate sul telefonino quando ad esempio la lavatrice finisce il lavaggio. La stessa cosa me la fa l'app, però ogni tanto l'app la notifica non me la manda. Non so se è un problema del mio telefono o no, però in questo modo diciamo che ho tutto un pochino più sotto controllo e posso decidere anche di fare qualcos'altro nel momento in cui la lavatrice decide di cambiare degli stati. Ok, per questo video possiamo fermarci qua, direi. Abbiamo visto come si installa un add-on di terze parti, quindi non distribuito ufficialmente con OpenHub. Bisogna sempre stare attenti a cosa si installa, perché potrebbe anche essere che ci sia qualcosa di malevolo. Sono sempre dei software che girano all'interno della nostra rete, quindi sempre occhio alle sorgenti dalle quali si prendono gli add-on. Detto questo, vi ringrazio se siete arrivati fino qui e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!